Aggiornamento di calciomercato Inter, speciale nuova era, chiamiamolo così. Come cambia il mercato dell'Inter con Oktay alla guida del club. Non dovrebbe cambiare più di tanto, in realtà, almeno questa è la linea che sta parlando ufficialmente tramite i quotidiani, ma anche dietro le quinte, diciamo così. Si parla quindi di continuità rispetto a quello che c'è stato adesso, assolutamente sì, ma ci sono degli elementi importanti secondo me da analizzare, con una data, quella del 30 giugno 2024, che per me rappresenterà già un primo spartiacque molto interessante per capire le intenzioni e la direzione del progetto sportivo di questa nuova Inter di Oktay. Ci sono alcune certezze che stanno emergendo in queste prime ore, ma anche alcune incognite che dovranno essere decifrate più avanti e alcuni spunti di riflessione secondo me molto interessanti con i quali possiamo già delineare alcune cose e possiamo capire in che direzione andrà Oktay con l'Inter. Quindi facciamo alcune riflessioni insieme e poi vi porto anche un paio di notizie importanti in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati innanzitutto amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno con tutti gli approfondimenti e le dirette alle 19:30. Partiamo da quelle che sono le novità, da quella che è la novità anzi più pesante di queste ore, ovvero che l'Inter con un comunicato ufficiale sul proprio sito ha annunciato ecco, il passaggio del 99,6% delle quote ad Oaktree, il fondo americano californiano che quindi è già operativo, era già pronto evidentemente, lo sappiamo, a raccogliere ecco, l'eredità, a prendersi in carico l'Inter e quindi siamo già nel giro di poche ore partiti con la nuova era e la prossima settimana sarà già una settimana molto importante perché è previsto l'incontro con l'agente di Lautaro Martinez, lo ha annunciato a Tele Lombardia e tra poco ci arriviamo, dedichiamo un bel passaggio a Lautaro Martinez, ma soprattutto il vertice con Simone Inzaghi, quindi la dirigenza dopo aver già incontrato il fondo Oaktree, dopo essere già stato in contatto chiaramente da tempo con il fondo Oaktree, incontrerà Simone Inzaghi per la programmazione del mercato e quindi le strategie anche per la nuova stagione. Al comando c'è Beppe Marotta, l'amministratore delegato con sempre più poteri da quello che emerge, conferma quindi la fiducia il fondo Oaktree ha all'attuale dirigenza in blocco e quindi ci aspettiamo che non cambi troppo il modus operandi, diciamo il modo di fare mercato di questa Inter rispetto a quelle che sono state le ultime sessioni, in particolare l'ultima, magari la sessione estiva dell'anno scorso, si va in quella direzione lì. I dirigenti sono gli stessi, la strategia è sicuramente simile. E credo che sia anche nell'interesse di Oaktree, ecco, che un modello che ha funzionato venga portato avanti, in modo anche chiaramente da mantenere alto il valore del club o ancora meglio, se possibile, farlo ulteriormente aumentare, che è l'obiettivo sicuramente di un fondo che controlla un club. In questo contesto sta emergendo un'altra indicazione molto interessante, ovvero divergono un po' le fonti, ma pare che non sia un'ossessione così pressante per Oaktree l'obiettivo dell'attivo di bilancio, cioè è chiaro che è meglio raggiungere l'attivo di bilancio quanto prima, se ci arrivi subito è assolutamente un fattore molto positivo, è assolutamente meglio farlo, ma se si chiuderà in perdita e ci sarà bisogno di supporto al club da parte di Oaktree, il fondo non lo farebbe mancare. E questo diciamo che permette anche una gestione più in linea con quello che abbiamo visto anche l'anno scorso del mercato, e quindi non una gestione straordinaria che deve portare degli ulteriori utili e degli ulteriori attivi come obiettivo impellente assoluto. Come dicevo, alcune versioni qui divergono. C'è chi dice che in realtà al 30 giugno 2025 Oaktree voglia avere il bilancio dell'Inter in attivo. Da questo punto di vista, quindi, come dicevo, il 30 giugno, ma 2024, quindi tra poco più di un mese, sarà già uno spartiacque molto interessante per capire se vorranno avere delle plusvalenze fatte subito entro quella data per chiudere al meglio possibile già questo bilancio in corso, oppure se faranno slittare tutto al nuovo bilancio, quindi da luglio in poi. Per cui le mosse di giugno, secondo me, già ci diranno molto in questo senso, in che direzione e entro quando vogliono questo attivo di bilancio. Detto che la strada che sembra voler intraprendere Oaktree sembra più quella dell'aumento dei ricavi anziché del taglio dei costi, visto che comunque già da diversi anni l'Inter sta facendo diversi tagli. Quindi Oaktree si sta già muovendo sulla leva
dei ricavi con dei nuovi accordi in arrivo con degli sponsor, occhio al nuovo asse che si apre col mercato americano chiaramente, e poi anche tutta la spinta del marketing sulla seconda stella. Inevitabile però anche il passaggio tramite il player trading, fa parte di tutte le società, a maggior ragione in Italia, a maggior ragione di un Inter che deve comunque risistemare i conti, cioè la cessione di giocatori che sono stati valorizzati, ma anche la necessità quindi di finanziare gli acquisti tramite appunto delle cessioni. Per cui l'obiettivo, e questo è un altro tema su cui un po' tutti convergono a questo punto, rimane quello di chiudere questo mercato con un saldo a zero, quindi almeno in pari. Se in attivo ancora meglio, cioè se riesci a vendere per più di quello che spendi è ancora meglio, ma comunque almeno in pari. Se escono calciatori per un totale di 100 milioni di cessioni, si possono impegnare in uscita al massimo 100 milioni. Questa è un po' la sintesi. Qualcuno allora a questo punto secondo me giustamente si può chiedere ma come si coniuga questa cosa dell'impatto zero eccetera con i discorsi che sono stati fatti anche da Marotta e Zanetti che vogliono alzare l'asticella, è stato detto più volte in questi giorni. Ehm, Si coniuga intanto con un aspetto, molto banale, cioè dalla dirigenza dell'Inter, ma in generale dicono: "Non è detto che chi più spende sicuramente vince, non è detto che spendere di più sia per forza garanzia di vittoria. Si può fare mercato in maniera intelligente, in maniera creativa", come è stato detto più volte, da Marotta anche nell'ultimo periodo. E quindi, attenzione anche al come possono essere per esempio reinvestite le cifre di alcune cessioni su altri profili che poi magari si rivelano anche più utili, funzionali e forti di chi appunto li ha preceduti. Ma come si coniuga poi questo discorso anche con il discorso dei rinnovi di contratto pesanti in arrivo? Perché chiaramente vai ad aumentare ulteriormente le spese visto che sono tutti rinnovi al rialzo. Ecco, qui apriamo una parentesi perché su Inzaghi e Barella pare che non ci siano problemi a prescindere dal cambio di proprietà e quindi firmeranno a breve i rinnovi di contratto e non ci sono dubbi. O almeno aspettiamo le firme, ma al momento ecco la sensazione è quella. Su Lautaro Martinez invece il discorso è sicuramente aperto e sarà sicuramente un altro banco di prova molto importante fin da subito, un primo test molto interessante secondo me per il fondo Oaktree. Dicevo, l'agente Camagno ha parlato nelle scorse ore anche a Tele Lombardia, ha iniziato già il suo giro di chiacchierate in questi giorni, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno capire che un accordo ancora non c'è. La prossima settimana, come ha detto lui stesso, ci sarà un incontro fondamentale in questo senso, perché sarà un incontro in cui bisogna arrivare ad un qualcosa di concreto, non si può uscire da quell'incontro con le stesse dichiarazioni che si stanno facendo adesso. E allora io faccio due considerazioni e poi lanciamo anche una provocazione dopo su questo rinnovo di Lautaro di cui si parla da tantissimo tempo. Da un lato, devo dire, in tanti stanno dicendo un concetto che è giusto, nel senso tanti dicono se Lautaro gli vai a dare quelle cifre che chiede, cifre molto alte, allora anche altri calciatori poi verranno a bussare per chiedere di più. Però io dico questa logica vale anche al contrario, nel senso che comunque ci sono giocatori che hanno già bussato prima a cifre alte. Per esempio Bastoni ha già bussato a cifre molto alte per un difensore, 5,5 più bonus a salire, credo sia il difensore più pagato della Serie A, per dire. Ma anche Barella andrà a rinnovare sopra i 7 milioni di euro. E allora se il discorso vale Lautaro che alza l'asticella fa venire dietro tutti gli altri, Lautaro può anche dire gli altri hanno già alzato l'asticella, allora io da capitano e capocannoniere vengo a chiedere delle cifre più alte. Poi è una trattativa, quindi deve esserci margine da entrambe le parti se si vuole davvero arrivare ad un'intesa. Quindi anche Lautaro deve mettersi in quest'ottica qua, altrimenti Lautaro fa una richiesta, fissa un prezzo e non è una trattativa. E se il prezzo, la cifra che chiede è superiore addirittura ai 10 milioni di euro, è una cifra molto difficile da gestire per chiunque in Serie A oggi, quindi anche per l'Inter, e allora forse tanto vale dire che non si vuole rinnovare a quel punto, ma a quel punto deve anche portare un'offerta che sia in linea con il suo valore, perché altrimenti se non mi porti un'offerta da sopra 100 milioni di euro, vuol dire che anche quell'ingaggio lì non è in linea forse con quello che direbbe il mercato. Quindi aggiungo anche 3 considerazioni su questo. La prima, per Oaktree dicevo sarebbe subito un bel banco di prova perché comunque arriva come nuova proprietà, e se come input dice: "C'è un tetto per tutti" e quindi anche per il capitano, capocannoniere dell'Inter c'è un tetto,
dai un messaggio di un certo tipo anche della direzione del progetto Inter che vuoi portare avanti. Se si presenta poi subito, eventualmente, con la gestione di un calciatore molto simbolico che viene ceduto, ti presenti come proprietà e uno dei primi passaggi è la cessione del capitano e capocannoniere, è un messaggio forte, quindi da tenere in considerazione. Perché ecco, se non rinnova è vero che mancano ancora 2 anni alla scadenza del suo contratto, però lo devi vendere subito, il picco massimo del valore lo raggiungi adesso, altrimenti poi diventa un altro caso Skriniar che assolutamente bisogna evitare. Numero 2, secondo me subentrerà poi anche un'altra valutazione. Questo sarei molto curioso di vederlo perché, una valutazione che forse verrà fatta per tutti i calciatori, non solo per Lautaro Martinez, ma, credo che sia anche nella logica di un fondo e quindi della nuova gestione dire: "Ma per tenere il valore della società Inter il più alto possibile, conviene fare uno strappo e dare qualcosa in più per blindare Lautaro Martinez, oppure conviene tenere il punto, il tetto ingaggi e quindi venderlo e poi andare a sostituirlo?" Anche questa gestione del caso Lautaro, secondo me, sarà un indizio molto interessante in quest'ottica. La numero 3, come dicevo, è più una provocazione, perché sarei curioso, ecco, di sapere se Marotta e Ausilio, secondo voi, lo chiedo anche a voi che ci state seguendo, Marotta e Ausilio, secondo voi, si strapperebbero davvero i capelli di fronte a un Lautaro Martinez che chiede troppo per il rinnovo e poi ti porta un'offerta da 120 milioni di euro? Inzaghi sicuramente sì, secondo me. Marotta e Ausilio sarebbero ovviamente dispiaciuti di perdere un calciatore importante, però magari avrebbero anche l'opportunità di andare a lavorare con un po' più di tranquillità con quei soldi sul sostituto di Lautaro Martinez che inevitabilmente serve, ma anche sul portiere, il centrale di difesa per rinnovare, un esterno da aggiungere magari, per sostituire Dumfries, quindi hai un tesoretto ancora in più. Non lo so, butto lì questa provocazione. Di certo, se vendi Lautaro Martinez, mia opinione, un sostituto subito del suo livello non te lo puoi permettere. Quindi devi essere bravo a pescare un giocatore che parte da un livello più sotto e lo dovrai poi valorizzare. Quindi non è semplice, ne riparleremo a parte. Diciamo che però ad oggi quello che filtra e che viene richiesto anche a gran voce da Inzaghi è davvero di voler toccare il meno possibile questa rosa a disposizione, quindi meno cambiamenti possibili. L'intenzione per cui è quella di passare, diciamo, attraverso le cessioni dei vari giocatori che si trovano in prestito, quindi da Satriano, Van Oisden, Agumé, forse Zanotti, i fratelli Esposito e poi c'è Valentin Carboni che è il vero tassello, la vera pepita d'oro, diciamo così, che può portare un bel po' di soldi utili da subito. Anche se pure qui si aprono secondo me altre 2 possibili strade per decifrare il progetto Oaktree, cioè la strada della continuità rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi ti porterebbe a dire: vendi carboni e reinvesti su profili più pronti subito. A questo ci ha abituati l'Inter nell'ultimo periodo. Ma se Oaktree dovesse dare un input diverso, più diretto al player trading, quindi anche alla valorizzazione di calciatori nostri, ecco, una conferma di carboni in rosa, per esempio, potrebbe far pensare che si andrà appunto in una direzione di abbassamento del monte ingaggi, abbassamento dell'età media della rosa e valorizzazione dei giovani. Magari non tutto subito, chiaramente, non può essere fatto nel giro di un'estate, ma potrebbe già essere una prima indicazione di un qualcosa da aspettarci nel medio periodo. Nel frattempo però ci sono 2 notizie, come dicevo anche in apertura. La prima è Taremi, che è stato fotografato a Milano con l'agente Pastorello ed è tutto fatto con l'Inter, quindi così come per Zielinski, facendo scattare anche qualche polemica da parte dei tifosi del Porto, visto che domenica si giocano una partita importantissima, la finale di Coppa con lo Sporting. La seconda notizia è che ha parlato Gudmundsson del Genoa, Gudmundsson che ha detto di essere pronto a fare il salto in una big e ha detto curiosamente che potrebbe giocare anche nel ruolo di Mkhitaryan, cosa che su Passione Inter abbiamo detto più e più volte, ve lo ricordate. Tra tanti nomi, ecco, la cosa curiosa è che decida di citare proprio Mkhitaryan come ruolo ed è sembrato un pochino sospetto forse. Ecco, che Gudmundsson sia un obiettivo dell'Inter è abbastanza chiaro da tempo, lo sappiamo. Evidentemente l'idea comunque dell'Inter è quella di farne un completamento del reparto, quindi insieme a Lautaro, Thuram e Taremi
facendo uscire Arnautovic oppure tenendo Arnautovic fuori dalla lista Champions come quinto nel caso, anche se è uno scenario difficile. Ne sapremo di più tra pochi giorni sicuramente. Nel frattempo resta questa pista Bento per la porta, di cui abbiamo già parlato molto. C'è la questione Dumfries che dovrà essere risolta a brevissimo. È previsto un altro incontro con l'agente dell'olandese. Se non si trova un accordo, anche lui va ceduto e sostituito. E quindi queste sono le questioni più immediate. Chiudo con un ultimo tema che secondo me sarà di grande interesse da monitorare, che è quello dei rapporti con gli agenti. Perché citavo Pastorello con Taremi, per esempio, è immancabile Pastorello nel mercato dell'Inter. Ecco, la gestione di Oktay, mi chiedo, porterà ad un cambio dei rapporti con i procuratori e un taglio anche alle spese per le commissioni che sono un costo molto impattante sui conti dell'Inter? Questa potrebbe essere anche una delle cose più interessanti da monitorare già in questo mercato, perché un cambio di rapporto con gli agenti potrebbe portare anche in direzione di quel player trading tramite maggiore scouting, su cui Ausilio, molti pensano che Ausilio non faccia scouting, non monitori, eccetera. In realtà Ausilio è molto attivo anche in questo fronte, potrebbe avere, chi lo sa, magari nel prossimo periodo più libertà di manovra in quella direzione lì, andando a pescare i nuovi Lautaro Martinez piuttosto che giocatori più fatti e finiti. Queste sono un po' di linee guida, quindi, su come andare a monitorare soprattutto questo mercato e i prossimi giorni continueremo a raccogliere tasselli che ci faranno capire sempre di più la direzione tracciata. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche delle mie osservazioni anche su Lautaro Martinez. Spero di avervi stimolato la discussione. Voglio vedere e leggere i vostri commenti che poi analizzeremo in diretta alle 19:30. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi aspetto nel club di Passione Inter, dove la discussione in questi giorni è focosa, quindi www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra grande community. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.